Oggi ho rincontrato un termine interessante che avevo visto un po' di tempo fa, poi l'avevo perso di vista e l'ho rincontrato nell'interessantissima newsletter che ricevo ogni tanto di Jacopo Perfetti. Il termine è ex-novation. Per avere una definizione sono andata su Wikipedia e ho scoperto una cosa interessante, che questo termine ha una sua pagina su Wikipedia in inglese e in altre 3 lingue. Non c'è in italiano, c'è in tedesco, ok? C'è in macedone, va bene, e c'è pure in latino, quindi non c'è in italiano ma c'è in latino. E se siete curiosi di sapere come si dice ex novation in latino, si dice enovatio ed è il contrarium di innovationis. Cos'è questa ex novation di cui non abbiamo una parola ancora in italiano? È una parola che è stata creata alla fine degli anni 70 per indicare quel processo per cui si arriva a sostituire vecchie tecnologie con tecnologie nuove che si spera funzionino meglio. Poi negli anni 80 questa parola è stata utilizzata anche per indicare la sostituzione di pratiche amministrative obsolete con pratiche più snelle, e anche questa è una cosa molto auspicabile. Adesso il termine ex novation invece viene utilizzato proprio come contrario di innovazione, cioè quando qualcosa ha raggiunto la sua espressione massima, migliore, ottimale e quindi non c'è più bisogno di aggiungere niente. Un esempio che mi viene in mente è il chiodo. Avete presente il chiodo? Quello che usiamo per appendere i quadri, boom boom, alla parete. Pensate che il chiodo è così da migliaia e migliaia di anni, cioè la persona che si è inventata il chiodo, così come lo usiamo oggi, ha già fatto una cosa perfetta, perché effettivamente è difficile migliorare il chiodo. Qualsiasi cosa si voglia fare non si fa altro che appesantire l'oggetto, che invece è così perfetto già com'è. Stessa cosa con gli spilli. Gli spilli non so chi li abbia inventati, che però a pensarci mi sembrano una versione minuscola, una mini versione del chiodo, anche perché hanno la stessa forma. Anche gli spilli, gli hanno messo la capocchietta con la sfera, con la pallina, però altrimenti non sono stati modificati. Un altro esempio, che questo viene fatto nella newsletter di Jacopo Perfetti, è la band rock AC/DC, e dice: mentre tutti gli altri col tempo cercano di reinventarsi eccetera, gli AC/DC sono rimasti uguali a loro stessi da decenni e sono una delle band più di successo del mondo del rock, che vende un sacco ancora. Quindi non sempre occorre reinventare la ruota, a volte chiediamoci: ma questa innovazione veramente è indispensabile?